Ciao a tutti e bentornati in un altro video in cui parleremo di schermi. Ci eravamo infatti lasciati l'ultima volta con come trasmettere lo schermo del telefono sulla TV e oggi vedremo qualcosa di simile ma anche di profondamente diverso con l'aiuto di un MacBook e del framework Laptop 13, ovvero di un portatile Windows, cioè come trasmettere lo schermo di iPhone e di Android sul PC. Prima di iniziare alcune semplici regole di ingaggio, ci concentreremo principalmente sulle funzioni integrate in Windows e in macOS, perché le reputo le migliori, ma non le migliori nel senso che funzionino per forza meglio di quelle terze parti, ma intanto ce l'hanno tutti perché fanno parte del sistema operativo. Seconda di poi non costano niente, mentre molte delle soluzioni di terze parti prevedono una quota o un abbonamento addirittura per poter essere utilizzate, e terzo perché vi danno la garanzia che funzionano oggi e sicuramente funzioneranno anche domani, perché sono proprio delle caratteristiche del sistema operativo che in teoria non possono fare altro che migliorare con le successive release, cosa che non si può dire di tutti i software di terze parti, che a un certo punto possono anche essere interrotti, il cui sviluppo può essere interrotto, o che comunque possono andare incontro a un certo tipo di problematiche che i software nativi per un sistema operativo in teoria non dovrebbero avere. Le soluzioni integrate insomma sono quelle più universali e quando funzionano sono preferibili. Ovviamente non vuol dire che esistano solo quelle, ma poi ne riparleremo verso fine del video. Adesso concentriamoci su Android e Windows. Allora, su Windows è preinstallata una bellissima app che si chiama Collegamento al telefono, che per la verità funziona anche con iPhone, soltanto che con iPhone non funziona per il mirroring, che è la cosa che interessa a noi. Quindi dobbiamo per forza utilizzare un dispositivo Android, e nemmeno tutti, come vedremo, per effettuare il mirroring, e dobbiamo per forza installare l'app Collegamento al telefono anche sullo smartphone, ovviamente, che in questo caso si chiama Collegamento a Windows. Giustamente. Per aggiungere un nuovo dispositivo, infatti, vedete che vi fa scegliere sia Android che iPhone. Noi premiamo su Android, lui creerà un codice che poi noi dal telefono dovremo andare a scansionare premendo su Accedi con il codice a matrice sul PC. Glielo facciamo scansionare così al volo e a questo punto dobbiamo confermare prima sul telefono e poi inserendo il codice che lui ci dà a schermo. Immettiamo il codice e tra un pochino anche da PC dovrebbe cambiare qualcosa, non prima però di averci chiesto l'accesso al nostro account sul telefono. Possiamo riprovare con una passkey o con una password. Io inserisco direttamente la password. A questo punto lui ci dice che per ottenere l'accesso senza problemi al contenuto dei tuoi dispositivi mobili nei prodotti e servizi Microsoft non è obbligatorio acconsentire, però per questioni di semplicità adesso andremo avanti così. Connessione dell'account, vedete che sta cambiando anche qua su PC, collegamento del dispositivo completato. Premiamo fine, il tuo dispositivo è pronto all'uso. Possiamo scegliere se aprire collegamento al telefono subito dopo aver eseguito l'accesso a Windows o meno, è una cosa che poi tanto possiamo sempre andare a revocare in un secondo momento, quindi per il momento diremo di no. A questo punto siamo connessi, iPhone di Nicola è un nome ironico, si tratta di un Samsung Galaxy A52s per la precisione, e possiamo andare subito a gestire anche alcune impostazioni del telefono, come per esempio il non disturbare o il volume, e addirittura farlo squillare nel caso lo avessimo perso. Riproduci il suono, lui adesso, eccolo qua che mi dice interrompiamo, ok, è un modo per ritrovare il telefono smarrito, ok? Poi nella colonna di destra qui possiamo andare a gestire le opzioni generali sulle notifiche in particolar modo, e possiamo appunto decidere se avviare collegamento al telefono quando accediamo a Windows in modo da averlo subito pronto. Se non lo vogliamo, anche lì possiamo disabilitarlo da questa funzionalità. Funzionalità appunto ci mostra tutto quello che possiamo fare, notifiche, messaggi, foto, app, chiamate, eccetera eccetera, qui è tutto abbastanza autoesplicativo. Possiamo scegliere la cartella nella quale verranno trasferiti eventuali file, possiamo abilitare anche l'hotspot istantaneo in modo che il PC poi navighi tramite lo spot del telefono, e infine nella cartella dispositivi andiamo a vedere tutti i dispositivi che abbiamo collegato al nostro PC. Purtroppo, rispetto a quello che succedeva in passato, non è possibile eliminarli in alcun modo, cioè se anche ne aveste più di uno, questi rimarranno qua in elenco, poi dopo un po' scompariranno, ma non potete forzare voi l'eliminazione in nessun modo. Per aggiungere un nuovo dispositivo basta ovviamente premere qui e riparte
nuovamente il setup come abbiamo visto in precedenza. In alto possiamo gestire i messaggi, le foto, e queste sono tutte cose presenti sullo smartphone, ci sta un attimino a caricarla in buona definizione, ma poi dovremmo vederla bene, eccola qua, apri, copia, salva, ci sono tutte le opzioni che volete, anche elimina. Possiamo poi andare anche a gestire le chiamate, possiamo anche andare ad abilitare, se vogliamo, la sincronizzazione tramite rete dati. Consente la sincronizzazione tramite dati mobili quando non sono connesso al wifi, quindi questa soluzione, che inizialmente richiede che telefono e computer siano connessi alla stessa rete wifi, poi dopo può funzionare anche tramite rete dati. E infine la cosa che ci interessa, il motivo per cui siamo qui, è questa. Nella scheda app possiamo intanto andare a decidere di eseguire subito al volo una qualunque applicazione, oppure possiamo premere proprio su apri la schermata del telefono, gli date un attimino, dovete sbloccare il dispositivo, in questo caso lo sblocchiamo ed eccolo qua. Il dispositivo poi passa in questa schermata scura che vi dice che c'è collegamento Windows attivo e per il resto lo controllate direttamente da qua. Potete avviare per esempio gli store, ora vedete c'è stato un discreto laghettino, questo dipende non tanto dalla rete ma proprio anche dal vostro dispositivo. Più il dispositivo è veloce, sto parlando dello smartphone, e più tutto sarà rapido. Qui c'è stata una bella incertezza, però tendenzialmente una volta che si è un pochino rodato devo dire che non funziona male. Per esempio, se andiamo a prendere un video YouTube, intanto lo possiamo mettere per fortuna in landscape, ma poi se gli diamo magari un attimino di tempo di carburare, anche andando a mettere una buona qualità dell'immagine, ecco che la qualità vedete che tutto sommato è piuttosto buona. Però ci possono comunque essere dei rallentamenti causati principalmente in questo caso direi dalla rete, perché in altre prove che ho fatto vi assicuro che la fluidità era migliore. C'è comunque un impatto nel dover trasmettere al volo, quindi migliore è la qualità della vostra rete ovviamente e migliore sarà anche la riproduzione. Più potente sarà il vostro smartphone, questo è un A52s che è tutto fuorché un top di gamma, e migliore sarà la qualità. Tra l'altro vedete che adesso l'ho ripreso in mano mettendolo in verticale e lui è passato in verticale perché di fatto lo state controllando tramite il telefono. Cioè se io vado qua e inclino, che poi vedete che cambia al volo anche da lì. Se io dal telefono faccio così, si chiude anche lì. Se dal telefono avvio un'applicazione con, in questo caso davvero un grande ritardo, però si avvia anche sul PC. Magari se vi chiudo questo diventa più evidente che comunque siamo di fronte al mirroring uno dell'altro con un evidente ritardo. Se volete possiamo fare anche il trucchettino che usavamo l'ultima volta per misurare le sue performance. Sfruttiamo l'iPhone per la foto, andiamo a vedere il risultato. Oddio, il risultato è incredibilmente sincronizzato, in questo momento sono perfettamente in sincrono, guardate 21,57, 21,57. Questo testimonia un po' anche il fatto che una volta che tutto va a regime e non c'è un grosso trasferimento di dati, perché in questo caso il trasferimento di dati è davvero minimo, tutto funziona bene. Quando è che ci sono rallentamenti? Ci sono in questi casi qua, nei casi in cui dovete trasmettere molti più dati che non un semplice orologio che sta lì a girare. Quindi di nuovo in questo momento probabilmente i colleghi mi stanno abbastanza intasando la rete, mettendomi un po' i bastoni tra le ruote. Una cosa importante da notare, a cui avevo accennato, è che non tutti i dispositivi supportano lo schermo del telefono, cioè tutti quanti i dispositivi bene o male supportano messaggi, foto e chiamate, però non tutti supportano appunto questo mirroring dello schermo. Qui c'è un elenco che secondo me non è nemmeno aggiornatissimo, però insomma facciamocelo andare al momento abbastanza bene, che sostanzialmente ci dice che i Samsung sono supportati, però sono supportati anche, vedete, OnePlus, Oppo, alcuni Honor, Asus, Vivo, c'è addirittura uno Xiaomi qui soltanto la serie 14T, ma ribadisco che non è detto che sia aggiornatissimo, quindi il modo migliore effettivamente è quello di provare, dato appunto che è una soluzione integrata nel sistema operativo e che non ci vuole molto a provarla, come abbiamo appena visto. Ora, fin qui tutto bene, ma ovviamente sorge la domanda: e se il mio smartphone non è supportato dall'app di Windows? Ovviamente ci sono un sacco di soluzioni di terze parti, alcune gratuite, alcune a pagamento, addirittura alcuni produttori hanno proprio delle soluzioni realizzate ad hoc per i propri smartphone. Sto pensando a Xiaomi, sto pensando ad Honor,
che hanno proprio delle app predisposte per collegare il loro smartphone ai PC Windows, ma non solo, in alcuni casi anche a macOS. Sono soluzioni però spesso, limitate a quel produttore lì, le vedremo comunque rapidamente alla fine del video. Adesso concentriamoci un attimino su iPhone e su MacBook Air per far vedere quanto è davvero semplice trasmettere lo schermo di iPhone tramite AirPlay su un qualunque Mac. Passando invece al nostro iPhone, vedrete com'è tutto molto più semplice. Dobbiamo però prima andare nelle impostazioni generali, AirDrop ed End-Off, e abilitare il ricevitore AirPlay. Inoltre dobbiamo decidere chi lo potrà utilizzare, soltanto l'utente attuale, il che vuol dire che dovete avere lo stesso account utente sul Mac e sull'iPhone, oppure chiunque utilizzi la stessa rete, quindi se siete collegati alla stessa Wi-Fi, l'iPhone di chiunque altro sia collegato a quella Wi-Fi può trasmettere sul vostro Mac, oppure direttamente tutti. Per aggiungere un ulteriore strato di sicurezza potete anche richiedere una password al momento del collegamento, in modo che se anche mettete l'opzione tutti, in realtà non è vero che proprio tutti possono farlo, tutti quelli che conoscono la password. Una volta che qui avete abilitato queste opzioni è semplicissimo, basta andare sull'iPhone, scorrere il lato destro, premere su duplica schermo, compariranno tutte quelle opzioni tra le quali abbiamo visto già la volta precedente anche il televisore di LG che è lì dietro, ma noi selezioniamo il MacBook Air di Nicola, lo andiamo ad accettare qua in alto nella notifica che compare, e sul Mac abbiamo il nostro iPhone in mirroring. Guardate che lo sto controllando pari pari da iPhone e guardate la fluidità, cosa non è. Rispetto alla soluzione Windows non c'è veramente paragone, è praticamente perfetto e siamo sulla stessa rete Wi-Fi. Quindi questa è la testimonianza del fatto che sì, la rete fa la differenza, ma la fa tantissimo l'implementazione. C'è una bella differenza però qui. Non possiamo andare in alcun modo a controllare l'iPhone dal PC, se io premo qua sulle iconcine non succede assolutamente nulla, e siamo a schermo pieno. Quando c'è il mirroring io non posso fare praticamente nient'altro, non posso uscire da questa schermata, o meglio, posso uscire premendo qui sulla X, ma in quel caso ritorno a macOS e chiudo del tutto il mirroring. Per riattivarlo devo tornare qua, premere di nuovo su duplica schermo, accettare, e siamo qui. Quindi in pratica è un controllo unidirezionale e già questo spiega comunque in parte la qualità, perché non c'è un andirivieni, è una cosa in un'unica direzione, mentre Windows poteva controllare Android, ed è una bella differenza in termini appunto anche di pacchetti da scambiare. E poi l'iPhone praticamente prende possesso del Mac, cioè io quindi posso fare quello che voglio, lo controllo soltanto con l'iPhone. La qualità è buona, ma il Mac me lo scordo. Proviamo un altro video, tanto non è il video in sé che fa la differenza. Sentite, l'audio è partito direttamente dal Mac. Ecco che cosa faremo. E non cambia nulla in questo caso che io lo tenga in orizzontale o in verticale, perché è partito il player di macOS, però tramite il telefono posso sempre far avanzare il video. Appunto, andatelo a recuperare questo video, non l'avete visto in tanti, brutti ignoranti. Comunque, insomma, penso che il concetto sia abbastanza facile da capire. Qui la qualità è massima, la fluidità è massima, ma si controlla tutto dall'iPhone. Il Mac è praticamente bloccato sulla visuale dell'iPhone e non potete passare da Mac ad iPhone, o meglio controllare l'iPhone tramite il Mac. Ora, la soluzione di Apple, come avete visto, funziona fantasticamente, nel senso che è semplice e fa esattamente quello che dice. Manca però una cosa: non potete in alcun modo controllare l'iPhone dal Mac. In realtà questa funzione è già stata sviluppata da Apple, esiste e si chiama Duplica iPhone, solo che purtroppo non è disponibile in Europa. Se andate a cercare sul vostro Mac, infatti, l'app Duplica iPhone esiste. Ci premete sopra e vi dice però che la connessione ad iPhone non è riuscita perché Duplica iPhone non è disponibile nel paese o nella zona in cui ti trovi. Durante un recente viaggio stampa a Singapore abbiamo avuto modo di provarla ed effettivamente funziona, cioè fa proprio quello che dice. Ti consente di usare iPhone dal Mac compatibile nelle vicinanze. Quando viene utilizzato sul Mac, l'iPhone può anche rimanere bloccato. Quindi è un controllo completo dal Mac dell'iPhone, cosa che purtroppo ancora in Europa manca e non sappiamo di preciso. Tutti si aspettavano che sarebbe stato rilasciato assieme ad Apple Intelligence, ma così non è stato. Non sappiamo di preciso quando arriverà questa funzione, però esiste
e se andate fuori dal nostro continente la potete utilizzare. Qualcuno penserà allora usa una VPN? No, con la VPN purtroppo non funziona. Vi avevo comunque promesso più volte di parlare anche delle soluzioni di terze parti e quindi giustamente ecco un po' una carrellata di quelli che sono secondo me i principali, perché poi ce ne sono davvero tanti, software di terze parti che permettono di fare il mirroring dello schermo sul computer, che sia Windows o che sia Android, e in alcuni casi anche di controllarlo dal PC verso lo smartphone. Questa è una brevissima appunto pagina riassuntiva, poi mi raccomando cliccate sui link che ci sono qua sotto in descrizione per arrivare a questa pagina qui e a un'ulteriore guida con tutti i dettagli su come trasmettere lo schermo del telefono al PC, con anche altre soluzioni che non abbiamo per forza visto in questo video, mi raccomando, poi non mi dite che non ve l'ho detto. Allora, la prima soluzione è Scriptsy, che funziona da Android su tutti i principali sistemi operativi. Funziona bene, è gratis, è open source, ma ha un grosso limite, cioè che è quello di essere connessione cablata, che per carità, trattandosi di un computer, il cavo può non sempre essere un problema, ma noi siamo figosi e ci piace il wireless. Per chi ama appunto il wireless ci può essere come ottima soluzione Visor. Visor, che funziona sia da Android che da iOS, su Windows, Mac e Linux, è piuttosto facile ma non è gratis. Nella versione gratuita, c'è una versione gratuita, la qualità però è piuttosto scarsa, se no dovete pagare, vedete qua i prezzi, 2,5 euro al mese oppure $40 per la licenza vitalizia. Altra soluzione gratis che ho sentito spesso nominare è Let's View. Let's View, che però dal punto di vista qualitativo è decisamente inferiore alle altre, è gratuita è vero, ma se anche andate a vedere per esempio i commenti sul Play Store, i suoi utenti non sono propriamente entusiastici, e questo infatti è uno dei motivi per i quali volevo un po' tenermi alla larga dalle soluzioni di terze parti, perché si entra un po' in un ginepraio in cui magari a qualcuno un po' funziona, a qualcuno funziona peggio, cioè è proprio diversa l'esperienza d'uso. Bene o male, con collegamento al telefono di Windows ci sono degli smartphone su cui non funziona, ma non funziona a prescindere, però in quelli in cui funziona, bene o male l'esperienza d'uso è quella che abbiamo visto, è più consistente. Sui software di terze parti una cosa simile non si può proprio dire. Altra soluzione a pagamento molto famosa è TeamViewer, c'è anche un piano gratis che va benissimo per l'uso personale. TeamViewer è un'app pensata principalmente per il supporto remoto. Nulla toglie che uno la possa utilizzare anche per queste cose qui, ma come vedete anche dalla tabella ha anche lei i suoi limiti. E infine c'è AirDroid Cast. AirDroid probabilmente lo ricorderete tutti, era un software molto famoso una decina di anni fa, diciamo, poi anche lui si è un po' evoluto, è stato acquisito, era il discorso che vi dicevo prima, i software integrati fanno parte del sistema operativo, li svilupperà sempre l'azienda che sviluppa il sistema operativo stesso, quindi Microsoft ed Apple. I software di terze parti non è detto, a volte vengono acquisiti, a volte vengono dismessi, dipende. AirDroid Cast è uno di questi esempi qua. C'è una versione gratuita, ci sono vari piani in abbonamento, supporta sia connessioni tramite cavo che wireless. Ovviamente la versione gratuita è più limitata. C'è una bella tabella riassuntiva sul sito di AirDroid che sostanzialmente vi fa vedere fianco a fianco le varie versioni. Diciamo che per un uso personale e magari anche saltuario la versione gratuita in fondo può andare bene. Se vi interessasse un approfondimento su una di queste soluzioni o anche su altre soluzioni di terze parti, fatemelo sapere nei commenti. Del resto non è che i video si esauriscono nel momento in cui sono finiti, ci sta benissimo un follow up. Del resto in un certo senso questo era già un follow up del video di come trasmettere lo schermo del telefono sulla TV, e nulla toglie che possiamo affrontare ulteriormente più in profondità l'argomento in futuro, magari per rispondere proprio a delle vostre specifiche domande. Lo spazio dei commenti è sempre aperto, così come quello per iscriversi al canale e fare un like su questo video. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!